Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questa felpa. L'ho realizzato con Titicada L3. Analizziamolo assieme. È composto da questo collo molto alto e vi dico già che questo è un collo alto 15 cm. Sono presenti dei polsini alti 10 cm, ci sono delle tasche tagliate con un profilo e anche una fascia sul fondo. Qui vediamo la felpa aperta, all'interno c'è una paramontura e si vedono anche le rifiniture. Qui vediamo la felpa come si presenta con la cerniera aperta. Si vede molto bene la tasca, il profilo della tasca, il polsino alto 10 cm, l'incavo è un incavo morbido. Qui anche si vedono molto bene le tasche, il profilo della tasca. Qui è come si presenta se teniamo il collo giù e infine questa con il collo tirato su. Nella descrizione di questo video trovate anche il link al video tutorial come confezionare questo modello. Vediamo assieme come creare questo cartamodello. Mi trovo in Titicada L3. Sotto la lista tipi seleziono corpetto base, sotto la lista sottotipi il corpetto di tipo B. Clicco Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Esce questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata. Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore e precisamente mi trovo nella pagina misure. Qui bisogna inserire le proprie misure. Io vado a modificare la lunghezza totale capo. Inserisco i 58 cm che ho utilizzato per realizzare quella felpa, ricordandovi che poi c'è una fascia aggiuntiva, io l'ho fatta alta 10 cm. Vado subito anche a selezionare mostra quote così vedo i centimetri e clicco applica misure e vestibilità. Per quanto riguarda le vestibilità, io ho inserito sui fianchi 4 cm, proprio una vestibilità minima. Per quanto riguarda invece la circonferenza del seno, la felpa veste morbido. Io ho inserito 8 cm. Il consiglio che vi do è da 8 a 12 cm se volete proprio una cosa bella morbida. E clicco subito applica misure e vestibilità. Nel mio caso, per quanto riguarda la vestibilità della vita, ho inserito 14 cm. Facendo in questo modo ottengo una vita non aderente e sul fondo sono sicura che non mi fa difetto perché ho un angolo non così acuto come si presentava prima. Clicco su Modifica incavo, abbassamento incavo. L'ho abbassato di 5 cm. Ho fatto un incavo con molta vestibilità. Vi consiglio da un minimo di 3 cm se volete anche la manica più asciutta a un massimo di 5 cm come ho fatto io. Modifica giro collo, seleziono l'iconcina. Accorciamento spalla. Ho accorciato dalla parte del giro collo di 6 cm. Clicco, applica così vedete. Qui avete anche la possibilità di visualizzare la misura della spalla rimanente e quindi decidere se i 6 cm fanno al caso vostro o se volete un po' di più o un po' di meno. L'abbassamento del centro davanti ho inserito gli stessi centimetri, 6 cm. Per quanto riguarda l'abbassamento del centro dietro, metà dei centimetri della spalla, quindi 3 cm e clicco applica. Manica, seleziono l'iconcina manica, ho creato una manica a giro. La lunghezza della manica, inserite la vostra lunghezza manica. Per quanto riguarda la circonferenza del fondo, io ho messo 24 cm. Clicco applica. La circonferenza della manica si riferisce al fondo della manica. Fate attenzione se 24 cm fanno il caso vostro, non fate altro che prendere il metro e metterlo attorno al vostro polso. Non deve risultare aderente perché è una felpa e sotto comunque ci si mette sempre un qualcosa e più asciutto fate la misura del fondo, più asciutta vi viene la manica. Clicco su applica paramontura. Ho creato la paramontura per modello con apertura davanti, seleziono e ho disabilitato applica paramontura anche dietro. Clicco applica. Per quanto riguarda le misure della paramontura, la misura dell'ampiezza sotto mi vengono indicati 6 cm, si riferisce a questa parte e vanno benissimo.
Nel mio caso qui in alto vedo che i 6 centimetri sono molto vicini alla fine della spalla. Se io vado a misurare con il mouse qui in alto, vedo che è 1 centimetro. È un po' troppo poco, rischio di andare in conflitto poi quando metto la manica di avere i margini in mezzo. Quindi la paramontura della parte sopra la diminuisco, la porto a 5 centimetri e clicco applica. Creo la tasca, seleziono tasca su parte davanti. Qui in alto vado a cliccare applica tasca di tipo. Non è questa tasca, vado a cliccare sulla freccetta e seleziono tasca tagliata sulla parte. Qui nella finestra grafica vedo il posizionamento della tasca e qui in alto, selezionando mostra quote tasca, mi vengono indicati i centimetri di cui è composta questa tasca. La prima cosa che faccio è modificare la forma del sacchetto tasca. Io non ho utilizzato questo. Qui c'è scritto impostazioni sacchetto tasca, forma sacchetto tasca, vado a cliccare sull'iconcina e seleziono tasca di tipo 3 e clicco su conferma. Vado a modificare ora le misure della tasca. Mi vengono indicati come larghezza 9 cm e anche come profondità, come altezza 9 cm. Per modificare questi utilizzo la croce che trovo qui dove c'è scritto dimensioni. Per la larghezza utilizzo la parte orizzontale e utilizzo il doppio più. Andando a cliccare sul doppio più, la tasca aumenta, la vedo qui, di mezzo centimetro alla volta. Io la tasca l'ho fatta di 14 centimetri e mezzo per quanto riguarda la larghezza. Consiglio che vi do è da un minimo di 14 a un massimo di 16 centimetri, poi dipende molto anche dalle misure che avete voi della vostra maglia. Per quanto riguarda l'altezza, l'ho fatta di 13 centimetri, non potevo crearla più grande. Per quanto riguarda il profilo, il filetto finito viene la metà dell'altezza che vedete qui. Infatti vedete che c'è questa linea che determina la metà perché poi viene piegato. Quindi il filetto in origine è di 1,5 cm. Secondo me è un po' poco 1,5 cm. Io l'ho creato che piegato faccia 2 centimetri. Per fare questo ho selezionato personalizza tasca modo avanzato. Qui in alto dove c'è scritto applica filetto altezza uguale 1,5 cm ho inserito un valore di 2 centimetri e clicco ok. Così anche la tratteggiata esterna che mi sta a indicare la metà del filetto è reale, serve poi per il posizionamento corretto della tasca. Per posizionare la tasca la prima cosa che ho fatto è la rotazione. L'ho ruotata in senso anti-orario. Per fare questo ho cliccato sul doppio meno e per ottenere l'inclinazione che avete visto nella fotografia vado a cliccarla 12 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Questa è un'inclinazione comoda per inserire la mano. Ora vado a spostarla. Prima di tutto la sposto verso sinistra utilizzando la croce della posizione. Con il doppio meno la sposto fino ad avvicinarla al centro davanti, però bisogna fare attenzione a non avvicinarla troppo. Qui dovrebbe esserci 1,5 centimetri, 2 centimetri di distanza. Nel mio caso qui in alto vedo che è 1,6 centimetri. Poi la sposto anche verso il basso, sempre utilizzando la croce, in questo caso il doppio meno rivolto verso il basso. La posiziono in modo da avvicinarla al fondo. Anche qui la tengo rispetto al fondo 1,5 centimetri, 2 verso l'alto. In questo caso è 1,8 cm. Le indicazioni che vi ho dato, sia per quanto riguarda le dimensioni e anche il posizionamento, riguardano le misure del corpetto che vedo sotto. Quindi se voi avete un corpetto che è più stretto, più piccolo, molto probabilmente non riuscite a fare una profondità di 13 centimetri, ma dovrete tenere meno profondità. Trascino la barra verso il basso e vado a crearmi il collo, il polsino e la fascia del fondo. Seleziono applica fasce, qui in alto è già selezionato su collo davanti, tipo nessuna fascia, clicco sulla freccetta e seleziono fascia rettangolare. Io il collo l'ho fatto alto 15 cm, qui dove c'è scritto altezza inserisco 15 cm,
Vado a selezionare anche aggiungi la lunghezza della parte dietro e clicco applica. Questa immagine mi indica dove va applicato il collo, questa invece è la forma reale. È il doppio, quindi qui vengono indicati 30 centimetri perché poi l'andrò a piegare a metà. Questo è metà collo, è la somma del metà girocollo davanti più metà girocollo dietro. Creo la fascia del fondo. Seleziono sempre il davanti perché mi dà la possibilità di aggiungere anche il dietro. Tipo nessuna fascia, anche qui applico una fascia rettangolare, l'altezza di 10 centimetri. Anche qui seleziono aggiungi la lunghezza della parte dietro e clicco applica. Poi creo il polsino, seleziono su manica, nessuna fascia, clicco la freccetta, qui vado a selezionare l'ultima voce, fascia interna sottratta alla parte originale, perché qui io creo un taglio sulla manica. L'altezza del polsino io l'ho fatto di 10 centimetri, non è ancora il polsino definitivo. Clicco applica, trascino ancora la barra verso il basso e clicco su crea progetto. Vedo tutte le parti che ho creato in questo momento. Ho il davanti, la parte sotto della manica, la tasca, il filetto o profilo, il collo, la fascia del fondo, la paramontura e il dietro. Come mi viene indicato da questa frase, io ho la possibilità di decidere già quali parti vanno posizionate sulla piega della stoffa. In questo caso ho il collo, perché ho creato metà collo, cliccando 2 volte all'interno diventa verde e compare questa riga rossa che mi indica la parte che andrà messa sulla piega della stoffa. La stessa cosa faccio per la fascia del fondo e il dietro. Clicco su modifica progetto. Mi porta all'interno di gestione parti, qui vedo parti generate. Vado a selezionare manica, contrattino con scritto fascia. Se non vedete la parte finale, come in questo caso fascia, dovete andare a abilitare qui in basso aggiungi tipo parte a nome. Questa è la parte finale della manica, ma per creare il polsino ho bisogno di specchiarlo, di doppiarlo. Quindi lo seleziono e clicco su specchia e ruota. Voglio specchiarlo sulla parte del fondo. Seleziono specchia raddoppiando. Quindi seleziono dal punto C al punto D e diventa blu la linea. Vi ricordo che quando dovete selezionare una linea, il programma ragiona in senso orario nella selezione dei punti. Vado a cliccare aggiungi una nuova specchiatura. Ora ho il polsino intero. Clicco conferma. Ho creato una parte nuova, la parte sopra la vado a disabilitare, vado a cliccare sul quadratino in modo che la spunta venga eliminata perché non mi serve questa parte da portare in fondo in stampa. Per fare pulizia e vedere bene tutte le parti che porterò in stampa vado a cliccare mostra solo parti non oscurate. La prima parte è il davanti, va benissimo, la seconda è il polsino, la manica, la restante manica, la tasca, il filetto o profilo, la fascia del collo, quella del fondo, la paramontura e il dietro. Arrivati a questo punto c'è un controllo che faccio prima di proseguire. Io preferisco adattare il modello alla lunghezza della cerniera che trovo in commercio. Le lunghezze delle cerniere dopo i 30 cm le trovo multiple di 5. È vero che si possono adattare, tagliare, però io preferisco adattare il modello, anche perché faccio sempre in modo che il modello sia 1 centimetro in più rispetto alla cerniera e faccio in questo modo. In questo modello la cerniera va applicata sul collo, sul centro davanti e sulla fascia del fondo. Seleziono il davanti, clicco modifica forma, seleziono la prima linea del centro davanti, qui in alto mi vengono riportati i centimetri di questa linea, calcolatrice. Inserisco questo valore 30,21 e aggiungo la seconda linea, la seleziono, qui in alto vedo il valore
14 centimetri più l'altezza del collo, che nel mio caso sono 15 centimetri, e l'altezza della fascia, che sono 10 centimetri. Il risultato che ottengo sono di 69,21. La cerniera che si avvicina di più a questo valore è una cerniera di 70 centimetri, il che vuol dire che ho la felpa in questo momento 8 mm in meno rispetto alla cerniera. Ma oltre agli 8 mm in meno, io vi ho detto che voglio che il modello risulti 1 centimetro sempre in più rispetto alla cerniera che trovo in commercio. In questo caso devo aumentare il mio modello di 1,8 centimetri e faccio in questo modo. Non potendo andare a modificare la lunghezza del modello nella pagina misure, perché la pagina misure la trovo nel configuratore. Si può tornare indietro nel configuratore, però è un rischio, perché se ho fatto delle modifiche può essere che queste modifiche io le vado a perdere. Perciò la cosa più semplice è: seleziono il davanti base, clicco modifica forma e vado a selezionare la prima linea di cui è composto il fondo del mio corpetto, perché voglio allungarlo di quel centimetro e 8. Qui in alto trovo la lettera H con la croce, il doppio meno verso il basso, lo clicco una volta e mi sposta di 1 centimetro, e poi 8 volte col meno singolo, così raggiungo il valore che volevo aumentare, quindi il centimetro e 8. Faccio la stessa identica cosa sulla lettera G. Poi seleziono l'altra linea di cui è composto il fondo, quindi la GF, e vado a spostare la lettera F sempre di quel centimetro e 8. Ecco qui. Poi clicco conferma. La stessa identica cosa però la devo fare anche sul dietro, devo allungarlo di quel centimetro e 8. Quindi seleziono dietro base, clicco modifica forma, seleziono la prima linea di cui è composto il fondo, qui trovo la lettera H, vado verso il basso sempre di 1 centimetro e 8. Il valore deve essere sempre uguale per tutte le lettere. Ecco qui. Clicco conferma, aumentando di quel centimetro e 8 ho ottenuto quello che desideravo, quindi avere la parte dove poi applicherò la cerniera, che sarà 1 centimetro in più rispetto alla misura della cerniera. Ora vado in margini di taglio. Devo modificare i margini del fondo, del davanti e del dietro e della paramontura, perché mi propone un orlo, ma io non ho bisogno dell'orlo, ma di margini normali, perché ho la fascia del fondo che mi rifinisce il tutto. Per modificare in un'unica operazione il fondo, seleziono la prima linea del davanti, poi clicco su seleziona e deseleziona, dovete vedere la spunta davanti. Seleziono la seconda parte del fondo del davanti, diventa verde. Vi consiglio di ingrandire con la rotella del mouse in modo che la selezione avvenga correttamente sulla parte che vi interessa. E qui ho il dietro, seleziono e seleziono. Qui in alto tipo di taglio clicco sulla freccetta e seleziono margine normale, misura 1,5 centimetri e clicco applica. Ora vado in stampa. Il programma mi ha posizionato il mio modello in questo modo e qui vengono indicati i centimetri che mi servono per realizzare questo modello. Alla mia sinistra ho la lista delle stampe disponibili, seleziono il primo che è il davanti. Qui questi rettangolini indicano i fogli in A4 che mi servono per realizzare la parte del davanti. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!